Oggi parliamo del mondo digitale in sintesi. La sua rappresentazione varia di media in media, ma in realtà queste informazioni possono coesistere, dando vita a quella che mi piace chiamare teoria unificata del mondo digitale. Premessa: esistono nella narrativa classica tre mondi digitali: quello su cui si svolgono le vicende gestite da Yggdrasil, Iliad gestito dal computer Homeros e un terzo ad oggi sconosciuto. È un numero imprecisato di mondi paralleli quali Witcherny, anche chiamato il mondo della magia, o il mondo dei Tamagotchi. Sono stati registrati diversi spostamenti tra questi mondi. Partiamo da due concetti. In Digimon Adventure, Kakudo ci racconta che il mondo digitale è sempre esistito, grazie alle nuove tecnologie è più facile accedervi. In passato solo esseri umani con un'alta affinità spirituale ne erano in grado, o almeno così si narra. In Digimon Tamers, Konaka ci racconta che il mondo digitale è stratificato su più piani dimensionali. Più saliamo, più diventa astratto. Il piano più concreto e di partenza è il mondo umano. Uno di questi piani è una barriera dimensionale che separa Digimon e umani. Questa è l'Internet. Apriamola una parentesi su Internet. Nelle prime versioni del world building veniva chiamato mondo digitale la moltitudine di isole create dagli umani per studiare queste nuove forme di vita, che vi comparivano spontaneamente o potevano essere a loro volta create da hacker. Ironicamente, una di queste isole era il sito ufficiale dell'epoca. In Appmon le vicende si svolgono in questo piano con dinamiche simili. Sono state create queste nuove forme di vita, rilasciate in internet e si è data loro la possibilità di svilupparsi indipendentemente, creando da sé una moltitudine di isole. Il tutto però rimanendo legate ai bisogni degli esseri umani. Internet, anche chiamato OceanoNet, è diviso in tre strati. Il più superficiale Surface Web, il Deep Web accessibile tramite il portale di Dantemon e il più profondo, l'Abisso Dark Web, luogo di residenza di Leviathan. Veniamo alla stratificazione di Tamers. All'esterno del mondo digitale troviamo il reame del dio della morte, di cui non sappiamo nulla. Fra questo piano e il mondo digitale si annida il The Reaper, un programma primitivo che doveva monitorare l'andazzo del mondo digitale, al fine di resettarlo ciclicamente al superamento di alcuni parametri. Lo strato più esterno del mondo digitale è il kernel, anche chiamato reame di Dio o paradiso. Qui risiede Yggdrasil, la divinità del mondo digitale, che gestisce l'immenso flusso di dati che arrivano dai piani inferiori. I dati del passato, presente e futuro coesistono nel cosiddetto Akashic Records. Solo Yggdrasil è in grado di maneggiarli senza conseguenze, per ad esempio alterare lo spazio-tempo. Sfiorare quell'infinità di informazioni porta alla pazzia o peggio alla disintegrazione del corpo. Alcuni Digimon comunque possono leggerli, quali Ancient Weissmon o Raselmon, ottenendo così l'onniscienza. Entrando un attimo più nello specifico, nel mondo digitale sono disseminate le memorie a stella. Queste strutture registrano i dati del mondo digitale per spedirli al Binary Castle, che poi li manda al kernel per elaborarli. Sostanzialmente sono la manifestazione stessa del tempo. Inutile dirvi che un problema nel kernel si ripercuote nel resto del mondo digitale e provochi un digital hazard. Fortunatamente, in caso di perdita di dati, entra in gioco Udiemon, letteralmente una specie backup. Nel kernel risiedono le schiere angeliche, le forze armate di Yggdrasil e i cavalieri reali, il più alto grado di sicurezza del mondo digitale. Si dice che Mitamamon mandi le anime pie dei Digimon in paradiso. In Cyber Sleuth, Yggdrasil stessa si chiede, dopo l'incontro con le sonde definite Ether provenienti da un piano ancora più superiore, se al culmine vi siano delle entità assolute che chiama Great Intent. Piccola nota per il futuro, la nascita di Ragna Lordmon si dice avvenga in un piano superiore. Al di sotto troviamo il dominio delle 4 bestie sacre, ognuna presiede uno dei 4 punti cardinali del mondo digitale. E veniamo finalmente al piano che ci è più familiare, il mondo digitale inteso come pianeta. Non scenderemo troppo nei dettagli. I cieli sono abitati da diverse specie e nella stratosfera troviamo Metallic Dramon, addirittura nello spazio creature come Ragnamon.
File Island è un'isola artificiale per lo studio dei Digimon in diversi biomi, che quindi a livello teorico hanno colonizzato da soli l'isola. Troviamo alcuni luoghi ricorrenti come il villaggio degli inizi e il monte infinito. Il Folder Continent è il primo ambiente naturale studiato dagli umani. È diviso in 5 field dalle caratteristiche diverse: Nature Spirits, Deep Savers, Nightmare Soldier, Wind Guardian e Metal Element. In quanto autoctono, la fauna e la flora locale sono più selvagge e forti, tanto che le ricerche hanno portato alla scoperta di un nuovo livello evolutivo, l'Ultimate. È un meccanismo biologico che permette di bypassare le condizioni evolutive fondendo 2 individui, la Jonkers. Il Folder Continent è la casa di Baiomon, una delle 4 bestie sacre che presiede l'Ovest. Nel particolare abita la Codec Ruin. Piccola parentesi sul Folder Continent: durante la storia del franchise, la sua natura da artificiale o naturale è cambiata spesso. Gli stessi media più volte hanno cambiato la sua origine. Attualmente è un'isola naturale del mondo digitale. Forest of Gods, una misteriosa isola nel nord del mondo digitale. Non abbiamo informazioni su di essa, se non che vi abita su Anvumon nella Script Forest. Il WWW Continent si trova ad est del mondo digitale ed è abitato da Sukiamon nel Butte Vulcano a sud e nella Assemble Tower da Kinglongmon. In questo continente si svolgono le vicende dei Digimon basati sul viaggio in occidente, che ripercorrono le omonime gesta. Durante gli eventi della LR Wars apparvero il Threshold e la Demon Valley. Dal primo riemerse Wanglongmon, il capo delle 4 bestie sacre, che sorveglia il centro e di contro tutto il mondo digitale. Fu confinato da Lucemon al centro del mondo durante gli eventi dell'era antica. Dalla seconda emerse Ogudomon, un grottesco super demon lord che racchiude in sé i peccati del mondo. Parlando del centro del mondo, probabilmente vi risiede anche Volcanic Dragon, che lo sorregge. Esistono altri continenti e zone che furono presentati in differenti media, come il Server Continent di Adventure, che di per sé, a mio modesto parere, è un Folder Continent 2.0. Il bacino d'acqua che bagna queste terre è chiamato Oceano Net, il luogo di nascita dei mostri digitali. Anch'esso segue la divisione vista in Atman. Ci sono fin troppi casi di omonimia in questo franchise. Negli abissi abita Neptunemon e la sua corte, un luogo quasi inaccessibile. Sul fondale del Dark Web troviamo il dormiente Leviamon, uno dei 7 Great Demon Lord. Il Dark Web è un luogo instabile con frequenti distorsioni spaziali da cui è possibile accedere alla Dark Area, tanto che è definito il punto più vicino ad essa. La Dark Area è l'inferno del mondo digitale, confinato in un subpiano a sé stante. Ne esistono diversi. È possibile raggiungerlo anche dall'ascensore orbitale Noah e, come abbiamo potuto vedere dalla comparsa di Ogudomon, diverse distorsioni sono presenti anche vicino al centro del mondo digitale. Bene, quello detto finora era il modello del vecchio mondo digitale. Passiamo ai 3 terminali. In Chronicle, Yggdrasil si trova di fronte ad un Digital Hazard, la sua memoria è al limite. Decide di iniziare uno dei suoi esperimenti creando un nuovo spazio virtuale, ponendosi esternamente ad esso per non accumulare dati, il cosiddetto Chronicle Layer System. Composto da 3 terminali che rappresentano passato, presente e futuro, secondo le sue simulazioni. In ogni caso, essendo collegati, gli eventi che avvengono nel singolo terminale possono ripercuotersi sugli altri, presentando così una parziale autogestione. Rimarcando la mitologia norrena, i 3 terminali sono basati sulle Norne, divinità norrene che tessono il destino degli uomini. Ulud è il terminale del passato. Le terre emerse specchiano la nostra geografia. Ci sono teorie fra il fandom che vedono ciò dovuto alla genesi del mondo digitale. Se era coinvolto un essere umano, è normale che abbia usato come modello il nostro mondo. Se così non fosse, attingendo alle informazioni sul web, sarebbe stato più semplice creare un mondo sul modello di uno già esistente. Fatto sta che è prettamente abitato da Digimon dinosauro, specie antiche ed estinte. Il terminale del presente è chiamato Versandi ed è anche una copia pressoché identica del vecchio mondo digitale. Skald è il terminale del futuro, abitato esclusivamente da specie cyborg e macchine.
A conti fatti, la meccanizzazione è la via più rapida ed efficiente per ottenere potere ed evolvere. A seguito degli eventi di Chronicle X, Yggdrasil, dopo aver risolto il problema della memoria, riallaccia il vecchio mondo digitale al sistema. Ultimo ma non meno importante, in Digimon Cross Wars, a seguito degli eventi di Digimon Savers, il mondo digitale è stato diviso in 108 zone da Bagramon, al fine di mettere alla prova Digimon e umani. Non vi preoccupate, alla fine tutto torna come prima, più o meno. Continuate a seguirci per altre curiosità.